Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un video tutorial. Andiamo, ve lo dico subito, andiamo a prendere la Big Shot perché oggi andrò a testare con voi le fustelle della Coco Rose. Queste sono praticamente per creare degli orecchini. Questo è il codice del prodotto e mi sono piaciute da subito perché veramente, come potete vedere, sono veramente bellissime e dallo stile, scusate, apro, e dallo stile un pochino etnico. Vedete, sono tutti elementi sovrapponibili e hanno i forellini per congiungere tutti i pezzi poi tra di loro. Naturalmente, vedete, staccate tranquillamente, aiutatevi eventualmente con una pinza e staccate tutte le parti che non servono di ogni singola fustella. Sono varie forme, ne avevo presa anche un'altra, ma casomai quella l'andremo a testare in un prossimo video. Voi direte perché? Perché oggi ho deciso di testare queste fustelle su svariati materiali. Nulla di particolare, insomma, però ve li mostro poi dopo nel dettaglio. Se non mi conoscete ancora e mi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritte, fatelo adesso, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche. Realizzo per lo più bijou, ma in realtà spazio un po' con la mia fantasia in tecniche diverse. Oggi andremo quindi ad utilizzare queste fustelle. Se vi siete persa l'unboxing della Coco Rose, quindi questo è un video in collaborazione. Se vi siete persa l'unboxing della Coco Rose, ve la metterò qui nelle schede e giù nell'info box, così potrete andare a vedere gli altri materiali che ho scelto. La Coco Rose, devo dire la verità, che ringrazio, è stata gentilissima e ha riservato per tutte quante voi che siete iscritte al mio canale, io nel frattempo continuo, un codice sconto. Vedete, sono semplici veramente, ed il codice sconto ve lo metto qui in sovraimpressione, è L31406 ed è un codice del 25% di sconto, quindi io direi veramente ottimo, ottimo, in previsione delle festività natalizie. Se utilizzate questa fustella, poi vi mostrerò cosa andiamo a fare, potrete realizzare tanti orecchini e tra virgolette ad un prezzo abbastanza accessibile, perché comunque se si fanno orecchini al soutache, al bead embroidery in tessitura di perline si affronta una bella spesuccia e ci vuole tanto tempo. Invece con la Big Shot e le fustelle possiamo realizzare orecchini in modo più veloce, sempre carini e particolari. Poi vedremo insieme, perché io non mi sono ancora studiato niente, ho scelto solo svariati materiali. Però insomma diciamo che ci dobbiamo divertire e dobbiamo soprattutto quando si crea spaziare con la fantasia. Voi direte cosa hai scelto di particolare? Adesso mentre finisco di pulire vado a prendere i materiali e vi mostro, perché io non l'ho ancora usate, e vi mostro cosa andiamo a testare e vi metterò anche una foto della Big Shot che ho io, che è la Foldway. Foldway si chiama così? Mi pare di sì, che è quella con le porticine laterali che si aprono. Non è grandissima e non è la piccolissima, è una via di mezzo, ma come vedete queste fustelle, una volta divise, le potete utilizzare anche se avete la Big Shot, quella piccola piccola piccola. Ok, vado a prendere i materiali e vi mostro tutto. Allora, cosa andiamo a testare? Sposto un attimo le cose più ovvie, naturalmente. Qui vedete ho del cartoncino, questo poi vi metto le foto, è della Fabriano, è cartoncino nero ruvido. Poi testerò quindi varie grammature di cartoncini, quelli che uso per gli acquerelli, da 250, da 300 e questi sono altri pezzi di cartoncino, perché naturalmente questi pezzi di cartoncino poi li metterò abbinati a qualche altra cosa che poi vedrete tra 2 minuti. Naturalmente proveremo anche con una carta fantasia da 160 grammi, ma io la carta così sottile la metto sempre sovrapposta a un fondo nero, cioè vi mostrerò poi dopo come fare.
Poi cos'altro testiamo? Proverò con questo tessuto, scusate, proverò anche con questo tessuto, vedete? Un po' particolare, ne faremo casomai uno piccino, semplice, e vedremo cosa ne viene fuori. Voi non lo vedete, ma è leggermente vellutato ed è abbastanza spesso. Questo è il retro, quindi anche qui sul retro poi ci dovrò andare a mettere qualcosa. Io farò le prove, testiamo come tagliano queste fustelle, poi proverò anche con un foglio di sughero. E sì, perché non provare? Proverò casomai con questo color mattone, quindi si potrebbe anche abbinare due colori diversi oppure mettere, alternare le varie parti. Non lo so ragazzi, io vado a braccio. Ho anche questo così più chiaro e altri colori, però questi due insieme mi piacciono molto. Ho anche con questo chiaro, non lo so, comunque uno sicuro lo proviamo. E poi naturalmente non può mancare della stoffa. Ecco qui, ho della stoffa, guardate queste fantasie. Che ne dite? Che vi sembra? Secondo me bisogna osare. Quindi questa fantasia, questa stoffa l'andrò ad incollare su un cartoncino in modo molto semplice. Taglio un pezzo di stoffa, Mod Podge, e poi dopo vado sopra a fissare la mia stoffa. Vedrete tutto quanto in modo velocizzato con la musichetta, e dopodiché prenderò la mia Big Shot e andiamo a provare. Quindi oltre a questi materiali che vedete, che vi ho mostrato, alla Big Shot, vedrete qui l'elenco: fustelle, Big Shot, vi servirà nel mio caso la colla, io uso la Mod Podge, ma potreste usare anche la colla vinilica che avete a casa, insomma una colla che va bene anche sui tessuti, e carta per far aderire, dopodiché anellini, monachelle e quant'altro per il montaggio. Però questa cosa ci dovevo provare e sono curiosa di vedere fino a che spessore riescono a tagliare. Se uso la stoffa probabilmente userò questo più sottile, quindi quello da 125 mi sa che è, o 150 non ricordo. Quando uso questo, naturalmente il sughero, farò anche questo con un foglio casomai sottile o addirittura da solo, e poi li incollerò successivamente per non danneggiare le nostre fustelle, perché è tutto da testare. Carta, proverò carta su carta, quindi due strati per fare il retro già rifinito. Vabbè, penso che vi ho detto tutto per il momento, quindi passiamo al video velocizzato. Vedrete la Big Shot in azione e al massimo vi mostro come, se non l'avete mai usato la Big Shot, in 2 minuti vi mostro come praticamente sovrapporre le varie parti e fare il sandwich e poi passarlo sotto alla macchina. Però c'è un video sicuramente qui sul canale che vi metto giù nel link, in cui mostro come si utilizza. Adesso, prima operazione, vado a passare la colla su queste, sul cartoncino, per poter irrigidire questa stoffa, e naturalmente questa si dovrà asciugare. Metto da parte e passiamo alla carta. Questa è la Mod Podge, che è quella che utilizzerò. È inutile che vi mostro tutti quanti i passaggi che vado a effettuare, perché tanto saranno sempre gli stessi. Ok, quindi metto la colla.
Per la carta ho tagliato 2 strisce pressoché identiche. Questa è la carta, vi ricordo, nera sottile. Speriamo di non fare un disastro. Naturalmente per la carta, nel caso della carta, la finitura eventualmente la passerò di Mod Podge, la passerò ad orecchini finiti. Mi raccomando, pulite il piano di lavoro ogni volta che passate la carta. Come vedete ho cercato di ritagliare un pezzo di carta centrale per fare poi un disegno centrato. Anche qui vado a fare un po' di pressione per far sì che non si formino bolle. Quindi questa è la mia Big Shot e poi ovviamente escono i vari piani. C'è in questo caso questo che è il primo piano, che è la superficie e non è da taglio, dopodiché c'è questo secondo che non è una superficie da taglio ma è un adattatore per lo spessore, e queste sono invece le 2 superfici da taglio. Quindi noi dobbiamo andare a fare proprio questo sandwich, 1, 2 e poi mettere le fustelle tra questi 2. Quindi cominciamo subito, cominciamo dalla cosa più semplice, dalla carta double face. Questa è proprio uscita dal kit della Big Shot, quindi andiamo a colpo sicuro e vado a prendere alcune delle mie fustelle della Coco Rosa. Scegliamo un paio di... Allora, vorrei prendere quelle a 3 perché vorrei giocare proprio sul fatto che vorrei invertire, perché la carta è a double face e quindi vado proprio a giocare su questo. Allora, cosa faccio? Spero che si veda. Prendo i miei 1, 2 e il primo della superficie da taglio, vado a mettere al centro, lo metto leggermente spostato e vado a sovrapporre i miei pezzettini. Mi metto da questo lato, così dopo sfrutterò quest'altro lato per fare l'alternanza di colori. Vado a prendere il mio piatto da taglio, ogni tanto invertite i piatti e vado a passarlo nella mia Big Shot. Tenete bello stretto, appoggiate, sentirete un rumorino, non vi preoccupate, è tutto nella norma. Ops, scusate le vibrazioni. Ok, sposto e vi mostro. Andiamo a vedere com'è andata. Questo è il risultato. Come vedete, direi che con la carta questa a doppio strato taglia perfettamente. Adesso attraverso questi forellini andiamo a rimuovere naturalmente i nostri elementi con una piccola forbicina. Nel mio caso, vedete, vado a punzecchiare leggermente il centro e vedrete che l'elemento
verrà via con molta facilità. Quindi questo sarebbe il nostro primo orecchino. Ok? Naturalmente io posso decidere di invertire le fantasie oppure di farle tutte quante nella stessa maniera. Quindi vado naturalmente a liberare anche tutte quante le altre che ho ritagliato. Andiamo a provare gli altri materiali, poi alla fine vi mostrerò l'assemblaggio, super facile. Abbiamo provato le 4 fatte di 3 elementi. Naturalmente poi dovete andare a fare la coppia di orecchini, quindi dovrò andare a ritagliare quest'altra parte, ma naturalmente non vi mostro. E poi andiamo a provare queste altre. Andiamo a provare queste, vedete, che sono di 2 elementi. Consiglio per praticità di tra virgolette di tagliare come ho fatto io e poi andare a riporre in un vassoio, se no vi invertite e mescolate tutti i pezzi e poi non vi ci trovate più, ok? Io adesso vado velocemente. Vado e provo a tagliare questa volta, anziché carta semplice, 2 strati di carta, uno sottile e uno da 160. Allora, come suggerimento, casomai lo strato di colla superiore passatelo successivamente perché non si è attaccata la macchina, però insomma, secondo me meglio unire 2 pezzi e poi lo strato finale farlo dopo. Questo è quello che io ho tagliato, vedete? E oppure aspettare più tempo che asciughi. Ora vado a fare un altro pezzettino. Direi perfect. Ed ecco le altre 2 sagome. Restano queste 2 sagomine che proverò, una qui e l'altra provo questa con il sughero e poi dopo proviamo una con la stoffa. Per ora uno strato, 2 strati, più doppio, più sottile sulla carta è top. Sono top. Anche in questo caso, come vedete, nessun problema. Adesso, ragazze, provo con un po' di timore sulla stoffa. Vedete che con la Mod Podge ha questo strato, è diventata la stoffa un po' lucidina. Quindi vado in questo modo. Non so se farlo così. Quindi farlo venire 2 fantasie. Ora valuto. Poi mi sa che vado così. Vado. Ok. Non so. Sì, ragazze. È andata. Bene, qui nella parte centrale, vedete, era rimasto questo pezzettino perché in realtà non è ancora proprio, asciutta. Andiamo a vedere il risultato finale come, quindi fate asciugare bene. Allora, questo è il pezzo di sopra e questo, vabbè, è la parte vuota. E con delicatezza cercherò di farla uscire. Allora vado delicatamente, ok, con uno spillino. Come vedete, qui vedete la stoffa, il taglio è venuto comunque bene. Poi ci sarà da rifilare un pochino con le forbicine, con un accendino, semplicemente con un pochino di colla per tessuti. Si andrà a ripiegare, però guardate, il risultato direi che va bene. Grazie, queste fustelle
sono favolose. Adesso vado a fare il secondo e poi proviamo con il sughero. Con il sughero ovviamente poi ve lo mostro, non proprio il sughero, tipo sfoglie che si utilizzano per creare proprio bijou, bead embroidery e quant'altro. Vado a fare il secondo di questo e poi alla fine il sughero. Allora, queste sono le 4 fustelle, quelle a 2 elementi, perché lo sapete, le prime che abbiamo utilizzato sono queste qui, e le ho messe da parte perché erano, insomma, vedete, le devo ancora andare a togliere dalle fustelle, ma sono perfette. Ora vado a provare l'ultimo, che è quello con il sughero. Qui andrò a provare questo. Ho un po' di timore, devo dire la verità, ma crociamo le dita. Proverò con questo. In questo caso mi ritaglierò un pezzettino rettangolare senza dover passare naturalmente tutto il foglio. In questo modo vado sotto la macchina e utilizzo sempre gli stessi piatti, sperando che non sia troppo spessa. Ok, vediamo. Ok, diciamo che le ha tagliate, vedete? Lo strato è abbastanza doppio e questo dietro c'ha il tessuto non tessuto, quindi diciamo che qui casomai con una piccola forbicina, vedete, in un secondo andiamo a rifilare leggermente e vediamo anche quello di sotto. Allora, il secondo sono passata per sicurezza sotto la macchina più di una volta e passando più di una volta, vedete che sicuramente rispetto al primo è molto meglio. I puntini che sono rimasti attaccati sono veramente 1 e 2, quindi anche la parte centrale si stacca molto più facilmente, quindi eventualmente ripassate più volte. Se avete tipo questi tessuti più spessi, passate più volte. Ragazze, io vi dico che sono troppo contenta, veramente sono stra felice. Naturalmente ho altri pezzi di stoffa, di carta e di sughero e farò tantissimi altri tentativi, ma per adesso ne monto qualcuno e ve lo mostro montato. Volevo mostrarvi semplicemente con un accendino come vedete rifilate leggermente il bordo e non si notano più tutti i vari sfilacciamenti. Ora io ho il telefonino a 5 cm, quindi all'interno lo faccio io delicatamente, ma voi avete perfettamente capito. Fate naturalmente lo stesso anche per quello che abbiamo fatto con la stoffa. Ecco l'elemento terminato dopo aver passato un pochino l'accendino dappertutto. Vedete? Non ci sono più sfilacciamenti. Vado a montare. Ve li mostro così perché veramente sennò i colori non si vedono, è buio, piove. Ecco qui, bellissimi. Poi si possono naturalmente anche accoppiare se non volete fare il retro e volete un orecchino a doppia faccia, naturalmente incollate e avrete l'orecchino più spesso, definito per bene, e poi il contorno potrete andarlo a colorare con dei pennarelli indelebili, dei marker,
tipo con il nero oppure con l'oro come in questo caso, e quindi dovreste poi ritagliare di ognuno di questi elementi, di queste fustelle, 4 pezzi, perché 2 e 2. Io ve la dico come opzione, adesso noi li montiamo così singolarmente, però è una cosa secondo me ottima anche accoppiarli. Naturalmente io per una questione di video non vi mostro tutto quanto, perché altrimenti diventa un video infinito, anche perché voi vedete una mezz'oretta di video al massimo, ma vi assicuro che io sono qui a lavorare da tanto tempo, quindi vado, ve ne mostro giusto uno, perché tanto poi gli altri orecchini, i montaggi sono sempre gli stessi. Allora ragazze, ho montato un po' di orecchini, conclusioni finali. Allora, le fustelle sono fantastiche. Vi mostro il primo paio, adorabili, veramente. Questo è un altro, montato sempre allo stesso modo. Questo è il terzo, poi in realtà ce ne sono altri 5 che devo assemblare, però ai fini del video non mi sembra il caso. Naturalmente i più belli secondo me sono questi fatti in stoffa e quelli fatti in sughero, decisamente, perché sono più particolari, anche perché questi sono super leggeri ed hanno lo strato di stoffa e di carta dietro, ma come vi ho detto potete fare anche i 2 strati di stoffa e sovrapporli. Io trovo che queste fustelle della Coco Rose siano bellissime, ne ho montato anche uno di questi a 3, questo è divertentissimo perché anche se ruotano questa carta è a doppia faccia. In conclusione, fustelle funzionano benissimo, non come la messa a fuoco che è pessima. Le fustelle sono veramente eccellenti. Il mio consiglio è di utilizzare quindi 2 strati di carta, perché comunque rende l'orecchino un pochino più rigido. Quindi va bene come ho fatto io, carta da acquerelli e carta sottile, quindi una carta da 250 grammi e una sottile come in questo caso. Ho qui 2 carte, una nera e l'altra colorata in rosso, in modo da rendere comunque l'orecchino, ecco, è consistente. Poi se ci passate un altro strato di Mod Podge ovviamente ancora meglio, quindi di questi tranquillamente io li indosserei anche senza un altro strato, perché sono tutti a doppio, quindi conferiscono rigidità. Quindi in stoffa, questo in stoffa è sottilissimo, ma come vedete è consistente, insomma. Se passate un'altra finitura di Mod Podge è l'ideale. Questo è più morbidoso, ma comunque non si deforma, quindi secondo me anche questo è molto carino. Questo fatto di carta così, semplicemente doppia faccia, io metterei un altro strato, quindi io vi consiglio di utilizzare queste fustelle tranquillamente, perché sono fantastiche ragazze, veramente. Grazie alla Coco Rose mi divertirò, lo so, quindi utilizzatele, però mai a un solo strato, ma sempre a 2 strati di carta, o di carta e stoffa, o comunque di un tessuto, non tessuto. Probabilmente potreste provare con la tipo il mousse gummi, la gomma crepla, quindi sicuramente funzionano.
però ecco, solo carta, uno strato, no. Quindi andate a realizzare quello che volete, ma per dare consistenza e rendere i bijou finiti, necessariamente 2 strati oppure stoffa e colla. Vi abbraccio, spero veramente che questo tutorial vi sia piaciuto. Se riesco ve ne mostrerò qualcuno indossato da Marti, non da me, perché in questo momento sono in uno stato assurdo. Vi abbraccio, vi saluto e auguro a tutte, come sempre, buona creatività. Ciao!